Ciao a tutti. Benvenuti su Turkey News Magazine. Restate con noi fino alla fine, iscrivetevi al canale e condividete questo video. Oggi vi raccontiamo ciò che sta davvero accadendo dietro le quinte, dove la luce dei riflettori diventa impietosa e il fiato dei pettegolezzi brucia sulla pelle. L'aria era tesa già prima che Azal Suba salisse sul palco di quell'evento affollato. Ai flash fremevano e le domande non dette, sospese come fili invisibili, aspettavano solo un cenno per piombarle addosso. E quel cenno è arrivato quando i suoi occhi, lucidi e gonfi di cose trattenute, hanno tremato. È lì che tutto ha preso forma, la sua prima risposta chiara, senza reti, alle accuse che da giorni le giravano attorno come falene impazzite. Non c'era alcuna sceneggiatura, nessun copione. Solo una donna, un'attrice, una madre che non voleva più essere ridotta a un sussurro di corridoio. La voce le è uscita rotta, ma non spezzata. Ha detto che parlarne le costa, che le pesa in ogni respiro, eppure, e qui l'aria si è fatta immobile, ci sono verità che non possono più restare intrappolate. Azal Suba non ha dribblato il nome che tutti ripetevano, ha parlato di Erkan, il suo Erkan, quello di cui la stampa riempie righe e righe senza mai cogliere il battito reale. E lo ha fatto guardando dritto davanti a sé, come se volesse fissare un punto che non scappa. Non posso portare questo peso da sola, ha affermato con fermezza dolente. Non si è trattato di un capriccio, né di un'esplosione, era un appello, diretto e inequivocabile. Essere padre non è un'opzione da rinviare, è una responsabilità che bussa e pretende risposta. In sala, qualcuno ha trattenuto il fiato, altri hanno cercato lo sguardo di chi gli stava vicino per essere sicuri di aver sentito bene. Chi le è vicino racconta che la sua lunga quiete non era indifferenza, ma una tregua fragile tra tempeste legali e scosse emotive. Il silenzio, spesso, non è fuga, è una stanza in cui cerchi di respirare, finché puoi. Eppure, per Azal Suba, il tempo delle pause si è dissolto in quell'istante. Il suo dire, venato di pianto ma saldo come una corda tesa, ha riacceso tutte le scintille dei salotti del gossip. Per alcuni, la fessura ormai aperta era nell'aria da settimane. Si parlava di attriti, di parole non arrivate a destinazione, di messaggi letti e mai risposti, di telefonate rinviate. Per altri, la sua presa di posizione è un punto di non ritorno, l'inizio di un capitolo in cui i ruoli si chiariscono e la scena non tollera più le comparse. I social, in pochi minuti, sono diventati una piazza. Una marea di messaggi è arrivata come un abbraccio di sconosciuti. Coraggio Azal, grazie per la sincerità, resisti. C'era chi raccontava la propria storia, chi chiedeva delicatezza, chi invocava rispetto. E poi c'era la domanda che rimbalzava ovunque, in privato come in pubblico: Erkan parlerà? Per ora, no. Nessun comunicato, nessun post, nessuna parola incastonata in una storia temporanea. Il suo silenzio pesa come una pietra lucida, la tocchi e ti ci vedi riflesso, ma non sai com'è fatta dentro. Oggi tutti aspettano una sua mossa, domani, forse, la aspettano ancora. E più il tempo si allunga, più gli sguardi si caricano d'aspettativa. Alla fine di quella dichiarazione, quando il battito in sala ha ripreso ritmo, Azal Suba ha detto una cosa che ha spazzato via l'aria leggera del pettegolezzo: questa non è una storia da chiacchiere, non è una trama doppiata e malizia. È vita, reale, ostinata, con al centro il domani di un bambino che non ha chiesto di diventare un titolo. Poi ha abbassato lo sguardo, ha stretto le dita nella borsa e se n'è andata con passo deciso, senza concedere altro. La porta alle sue spalle ha fatto un suono breve, eppure quel suono sembrava un capitolo che si chiudeva. Da quel momento, le voci si sono intensificate. Dicono che da tempo su di lei gravasse una pressione che non si vede ma consuma, un logorio psicologico fatto di equilibrio precario, di attese infinite e di un'attenzione pubblica che spulcia l'anima come fosse un'agenda. Azal Suba, raccontano, ha provato a proteggere il privato, ma gli argini si sono incrinati sotto il peso di supposizioni, insinuazioni e calcoli sul futuro del bambino. È stato lì, in quell'angolo di esasperazione e responsabilità, che ha deciso di parlare. E la sua voce, per quanto tremante, ha tagliato il rumoroso brusio come una lama pulita.
Quando è uscita dall'evento, le parole le inciampavano tra le labbra. Ha fatto delle pause, come si fa quando si temono le frasi definitive. A volte bisogna sembrare forti, ma arriva un punto in cui l'anima chiede pietà, ha sussurrato. Non era autocommiserazione, bensì una confessione di solitudine. Da mesi, dicono, cercava di gestire tutto in silenzio, di abbracciare il caos senza spezzarsi, ma il peso si era fatto più grande di lei. E in quella stanchezza, invece di cedere, ha scelto di fissare confini, di dire cosa pretende rispetto, cosa necessita parola e presenza. Le cronache di corridoio parlano chiaro. Non intende più portare da sola l'intero carico di scelte e conseguenze legate al bambino. Non è una mossa tattica, ma una presa di posizione. Erkan, dicono le sue frasi sottintese, deve stare nel posto che la vita gli ha assegnato. Non una minaccia, non un ultimatum gridato, un richiamo alla realtà. Dopo quelle parole, molti commentatori si sono schierati, c'è chi la vede come una battaglia a viso aperto per i diritti del piccolo, una strada che non contempla ritirate. C'è chi, più cinico, cerca la trama di un copione. Ma la vibrazione del suo sguardo racconta altro, stanchezza e determinazione possono convivere, quando il centro è un figlio. In questo percorso, la famiglia di Azal Subal è stata vicina come una rete tesa al millimetro. La definiscono più sensibile, più esposta al minimo sfiorare, ma anche più ferma. La maternità, raccontano, le ha affinato i sensi e raddrizzato la schiena. Sul set, a volte, le succede di perdersi per un attimo tra i pensieri, di strizzare gli occhi per trattenere un nodo, ma quando la camera parte, la disciplina professionale di sempre la riporta in carreggiata. Le luci non perdonano, eppure lei resta, precisa, presente, senza dare in pasto il suo dolore alla macchina che tutto ingoia. E mentre lei parla, o sceglie di tacere, il silenzio di Erkan diventa un enigma che si ingrandisce. È strategia? È l'attesa di un momento giusto? O è la difficoltà di trovare parole che non suonino come giustificazioni? Le opinioni si dividono, i blog si spaccano, gli insider fanno trapelare promesse di imminenti dichiarazioni. C'è chi giura che un intervento sia dietro l'angolo, e c'è chi sostiene che questa quiete durerà ancora. Intanto, ogni ora che passa allarga la frattura tra curiosità e pazienza. Intorno a Zal Suba, la conversazione pubblica cresce. Non più solo una storiella da prima pagina, ma un dibattito che sfiora questioni più grandi, rispetto, responsabilità, diritto alla privacy, doveri che non devono essere negoziati. Le parole più condivise sui social non raccontano un dramma di coppia al tramonto, quanto piuttosto un nodo morale. Non siamo davanti a un capriccio di sentimenti, ma a un impegno che ha un nome e un volto che ancora non parla. E così il pubblico, che spesso si compiace del brusio, stavolta sembra voler ascoltare davvero. Chi conosce Azal Suba sussurra che tutto è iniziato con il terremoto intimo di una scoperta, la gravidanza. Da allora, ha camminato su un filo tra la vita privata e il set, cercando di far coesistere orari, visite, righe di copione e battiti in cuffia. Non sempre ha trovato la spalla che sperava, non sempre ha sentito intorno la stessa cura. Ai più vicini confidava una frase ricorrente, quasi un mantra: non scapperò, e non permetterò a nessuno di farlo. Oggi quelle stesse parole risuonano in pubblico, come se avessero attraversato stanze e corridoi per arrivare sul palco di quell'evento. Un altro punto che rimbalza nelle redazioni è la comunicazione inceppata tra le parti. Azal Suba, si mormora, avrebbe tentato più e più volte una via discreta, lontana dal clamore, messaggi sobri, incontri senza testimoni, richieste chiare. Ma la nebbia, invece di diradarsi, sembrava farsi più fitta. E con la nebbia, i rinvii. La pazienza, si sa, è una coperta che non si allunga all'infinito. Così, quella dichiarazione in lacrime non è stata un lampo isterico, bensì il frutto di una lunga stagione di silenzi accumulati, di parole non dette che hanno trovato un varco. Le sue frasi su Erkan hanno segnato la serata come un solco netto. Non una lamentela privata, ma un messaggio pubblico. Stai dove devi stare, perché è lì che ti chiama la vita. Molti hanno letto in quelle parole un atto di presenza contro l'invisibilità,
come se Azal Suba avesse deciso di aprire le tende per far entrare luce proprio dove altri vorrebbero abbassarle. Nel frattempo, dal mondo del lavoro arrivano attestazioni di stima. Colleghi e colleghe sottolineano che, nonostante la tempesta, sul set lei non ha cambiato passo. Fa il suo, lo fa bene, poi tra una ripresa e l'altra preferisce ritirarsi, tenere in tasca il suo tumulto, respirare in silenzio. Tutto questo non chiude la storia, la allarga. Perché ora il racconto non riguarda più solo due nomi conosciuti, ma un intreccio di destini che pretende misura. Ci si chiede come andrà, quale parola userà Erkan quando deciderà di parlare, quale tono sceglierà. Sarà una difesa, una spiegazione, una promessa? Sarà un ponte o un muro? Nel frattempo, c'è un pubblico che per una volta sembra scegliere la parte della sobrietà, si applaude il coraggio, si critica il ritardo, ma soprattutto si invoca quella cosa semplice e difficilissima che è la responsabilità. Mentre le giornate scorrono, la narrazione cambia pelle. Quella frase di Azal Suba, la richiesta che Erkan faccia la sua parte di padre, resta come un segno, un richiamo che non si spegne con la notte. Gli analisti di spettacolo la definiscono la svolta. Il momento in cui una storia privata chiede allo spazio pubblico di farsi utile, non solo curioso. Ed è lì, nel confine sottile tra scena e realtà, che le luci diventano più calde o più spietate, a seconda di come le guardi. Lei, intanto, continua a camminare, gli impegni non si fermano, i copioni bussano, la vita chiama. E nel chiamarla, pretende costanza. Sappiamo che ogni parola pesa. Eppure, a volte, tacere pesa di più. Forse è per questo che oggi non parliamo di un addio, ma di una presenza che chiede un'altra presenza. I prossimi giorni diranno se quel vuoto di suono intorno a Erkan si scioglierà in frasi. Fino ad allora, resta la promessa che certe storie, sebbene raccontate, non sono di nessuno tranne che di chi le vive. Noi continueremo a seguirle con rispetto, cercando di separare il brusio dalla verità, la curiosità dalla dignità, il clamore dal cuore della questione. E qui, amici di Turkey News Magazine, si chiude per ora il nostro racconto. Vi terremo aggiornati su ogni passo, su ogni gesto, su ogni parola che potrà cambiare il corso di questi giorni densi. Se questa storia vi ha toccato, se avete riconosciuto tra le righe la fatica e la forza, iscrivetevi al canale e condividete il video. È nel passaparola attento che si costruisce un pubblico migliore. Grazie per averci seguito, restate con noi. La verità, quella vera, non quella che fa rumore, ha bisogno di tempo, e noi saremo qui ad aspettarla.